troviamo a Cagnemora, nel territorio di Bomarzo, in provincia di Viterbo. Il paese di Bomarzo è arroccato su un bastone roccioso di peperino e il suo sviluppo è legato a doppio filo con le vicende della famiglia Orsini. Oggi il paese è conosciuto per il Parco dei Mostri, o Sacro Bosco, un giardino arricchito da statue e architetture allegoriche e misteriose, fatto costruire nel Cinquecento dal duca Pier Francesco Orsini, detto Vicino. In realtà l'intera zona ha una storia molto più antica. Basta osservare i grandi massi lavorati in epoca preistorica che affiorano un po' ovunque nel Bomarsese. Pensiamo anche alle alture di Piamiano, Pian della Colonna e Monte Casoli, dove sono stati rinvenuti degli insediamenti etruschi, utilizzati poi per tutto il Medioevo come abitazioni o ricoveri per gli animali, e in alcuni casi utilizzati fino a pochi decenni fa. Alla base del pianoro che ospita Bomarzo scorre il fiume Tevere, e proprio qui alle nostre spalle, lungo le sue rive, sono stati trovati i resti di antiche fornaci romane, dove si producevano materiali edili per la costruzione di importanti monumenti di Roma, come il Colosseo, il Pantheon, le terme di Caracalla e di Diocleziano. Questo bosco custodisce qualcosa di importante per il nostro passato, ma anche qualcosa di unico e misterioso, proprio perché non è stato ancora studiato a fondo dagli archeologi. Prima di iniziare però ringraziamo i ragazzi della cooperativa Lonnoro, che nel 2015 hanno scoperto i reperti e hanno realizzato i sentieri per accedervi. E in particolare ringraziamo la dottoressa Francesca Rizzo, ispettore onorario del territorio di Bomarzo, che ci ha fornito i testi a riguardo. Si tratta di monumenti che hanno modificato fortemente il paesaggio locale. Noi li osserveremo insieme e immagineremo un loro possibile utilizzo. Tra i primi reperti troviamo dei massi in peperino, scavati in modo da ricavarne una vasca centrale. Probabilmente erano utilizzati come pestarole e l'altezza del foro sulla parete ci indica il tipo di prodotto che veniva lavorato, nel nostro caso uva o olive. Accanto alla seconda pestarola troviamo una pianta di vite ormai inselvatichita. Questo ci fa pensare che la zona fosse coltivata a vigneto. Proseguendo arriviamo a un monumento misterioso, un masso di peperino lavorato a più riprese nel corso del tempo. Abbiamo anche qui delle vasche pestarole, ma stavolta sono comunicanti tramite delle canalette. La presenza della traccia per la trave di un torchio a muro fa pensare si trattasse di un'antica conceria per le pecore. Siamo di fronte al monumento principale di Cagnemora. È un unicum, tutto da capire. È un monumento a torre e è stato riutilizzato e modificato più volte. La fase più antica è etrusca e risale tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. Le decorazioni laterali a becco di civetta fanno pensare alle finte porte ornamentali che segnalavano il passaggio verso l'aldilà. Questo ci fa pensare che il monumento fosse semaforico, ad indicare appunto una tomba nelle immediate vicinanze. Questa è una tomba etrusca a facciata rupestre. È dello stesso periodo del monumento a torre e la sua posizione inclinata ci suggerisce sia franata da un punto più alto. All'interno troviamo un giaciglio intagliato nella roccia e la sua ampiezza ci fa pensare fosse destinato a 2 persone. Nel punto più scomodo da raggiungere si trova un colombaio dalle caratteristiche particolari. È molto più grande dei colombai conosciuti,
sia nell'ampiezza dello spazio che nelle singole celle. Qui probabilmente c'era un grosso allevamento di colombi, utilizzati non solo per scopi alimentari, ma anche per la produzione di guano, un elemento molto utile nella concia delle pelli. Il piano di calpestio è inclinato verso l'interno e questo rimane ancora un mistero. Siamo usciti da Cagnemora e ci troviamo in località Rocchette. Qua ci si imbatte in un monumento noto come Piramide Etrusca, proprio per via della sua forma che ricorda quella di una piramide azteca. Si tratta di un grande blocco di peperino alto circa 10 metri, scavato con delle rampe di ripidi scalini, 2 nicchie e una piattaforma sulla sommità. Si trattava probabilmente di un altare etrusco risalente al VI secolo a.C., sul quale si officiavano sacrifici non cruenti dedicati alle divinità, a cui si offrivano vegetali o alimenti preparati appositamente e consumati poi in banchetti rituali. È probabile che il masso, prima di essere lavorato, fosse usato come punto di osservazione delle stelle. In epoca villanoviana, appunto, per lo studio del cielo si utilizzavano degli osservatori rupestri. C'è un'altra possibilità, che la struttura ospitasse la tomba di un personaggio importante. In questo caso si troverebbe verosimilmente alla base dell'edificio. Soltanto gli scavi archeologici sveleranno questo mistero. Noi ovviamente torneremo qui per aggiornarvi e speriamo di farlo al più presto.